Il castello di Chillon è uno di quei posti che su internet si vede in mille foto ed è sempre bellissimo. E come sempre in questi casi viene il dubbio che la realtà non sia realmente così e che quelle foto siano tutto Photoshop. E invece ci siamo dovuti ricredere, perché il castello di Chillon, senza alcun filtro, è spettacolare così come lo vedete. Non è solo il castello ad essere scenico, ma anche il panorama circostante. Ci sono le montagne, c'è il lago. Io però volevo vederlo per via di Lord Byron. Il gatto della Carlotta? Lord Byron, il poeta. Hanno dato a un poeta il nome di un gatto? Certo, a posto così. Giuro che lo sapevo, che George Gordon Byron è un poeta e non un gatto. Giuro! Byron, amore, si chiama Byron e lascia stare i gatti un momento. Dovete sapere che il castello di Chillon sorge su un isolotto roccioso a pochi metri dalla riva e già al tempo del Byron aveva una lunga storia. Le fondamenta su cui poggia sono costituite da volte gotiche degne di una cattedrale, ma nonostante siano molto belle, vennero comunque usate come prigioni. Quando il Byron, in viaggio in Svizzera, le visitò, rimase folgorato dalla storia di uno dei prigionieri che aveva passato qui sotto 6 anni della sua vita, un tale di nome François Bonivard. Che noi per comodità chiameremo Checco. Bene, il Checco qui era un prelato che ce l'aveva a morte con i Savoia, perché gli avevano espropriato diversi beni. Così decise di abbracciare la causa degli abitanti di Ginevra, che si opponevano al controllo sabaudo. Al Checco, dopo gli espropri, era rimasto solo il monastero di Saint-Victor, che piaceva tanto anche al suo grande amico, l'abate di Monteron. All'abate gli scappò detto, per sbaglio, ad alta voce e mentre si trovava vicino a dei gendarmi, dove si trovasse quel sovversivo del Checco. Il Checco fu arrestato e, guarda caso, il monastero di Saint-Victor finì in mano all'abate di Monteron. Nel frattempo, il duca di Savoia, senza indugio, pensò bene di sbattere il Checco in galera per un paio d'anni, giusto per schiarirgli le idee. Al Checco, in gaglioffa, le idee gli si erano schiarite come, e una volta uscito raddoppiò i suoi sforzi per opporsi ai Savoia. Peccato che lo ripresero di nuovo e questa volta il duca, un filo incazzato, lo fece buttare nei sotterranei del castello di Chillon e poi buttò via la chiave. Per quanto i sotterranei fossero molto belli, dopo un po' al Checco vennero a noia e lui stesso scrisse: Avevo passatempi così interessanti che ho solcato il cammino nella pietra, come se fosse scolpito con un martello. Non fu solo la prolungata prigionia del Checco ad affascinare Byron, ma anche il fatto che durante i 6 anni passati in galera tutti i suoi familiari morirono male, chi bruciato sul rogo, chi in battaglia, eppure chi morì di stenti in prigione come lui. Byron prese questa storia e fece del Checco un eroe travagliato e romantico, una specie di martire per la libertà. E invece la storia ci dice che il Checco, in definitiva, era solo uno che voleva spassarsela. In effetti, appena uscì di galera, salvato dalle truppe di Berna che avevano tolto il castello ai Savoia, si spretò e si diede alla pazza gioia. E dopo 6 anni in galera vorrei ben vedere. Comunque, per placare le voci che lo additavano come un libertino, pensò bene di prendere moglie. Peccato che le sue mogli duravano sempre poco. Ne passò 3 e la numero 4 arrivò che lui aveva già 70 anni e lei pure. Almeno questa volta ne aveva trovata una che, come lui, amava divertirsi. Infatti gliela arrestarono quasi subito per atti immorali e l'annegarono nel Rodano, mentre il suo amante fu decapitato. A onor del vero, va detto che il Checco tentò di farla scagionare, ma mi sa che i vicini di casa, quegli stessi vicini che per 30 anni non erano riusciti a chiudere occhio a causa delle feste a casa del Checco, abbiano fatto valere le loro opinioni.
Una bella differenza dall'eroe di Byron. Qui a Chillon di personaggi interessanti ce ne sono stati altri, come per esempio la Bona di Borbone. Bona come Abbona! Oh, si chiamava così, che ci vuoi fare? Comunque, la Bona fu la moglie di Amedeo VI di Savoia, uno che a casa sua mica ci stava tanto bene. Così, nel 1366, partì per andare chissà dove. In crociata, diceva lui, ma poi, sai, questi uomini quando sono fuori casa, chi lo sa che cosa fanno davvero? Mentre l'Amedeo era lontano, la reggenza della contea fu affidata a Bona, che aveva una vera passione per i laghi alpini, tanto che volle risiedere a Chillon per la vista sul lago. Chiama la scema. Quando il conte morì, lasciò erede di tutto Amedeo Junior, ma sotto la tutela della Bona. Ma suo figlio sarà stato un bambino. E certo! Un bambinone di 23 anni che proprio come il padre aveva questa mania di andare in giro a far la guerra, lasciando la Bona a casa a governare. Mentre era in giro, l'Amedeo Junior, appena trentenne, si prese il tetano cadendo da cavallo durante una caccia al cinghiale e morì. E così la Bona si ritrovò di nuovo reggente, questa volta del nipote, l'Amedeo Junior Junior. Il problema però era che la madre di Junior Junior, Bona pure lei, anche se questa di Berry, ambiva al posto di reggente. La corte si divise in due, con una parte che sosteneva che la Bona vecchia fa buon brodo e l'altra parte che diceva che la Bona giovane era più buona. Alla fine intervenne il re di Francia e scelse la la Bona di Borbone. Mica è finita qui, perché a questo punto cominciarono a circolare voci sulla morte dell'Amedeo Junior. Hai presente nel Trono di Spade quando muore Robert Baratheon? Ecco, pari pari. Insomma, credevano che fosse stato avvelenato e usarono un metodo di interrogatorio molto persuasivo sul medico e il farmacista che lo avevano curato, e questi dissero che la Bona non era del tutto estranea ai fatti. E così, dopo 30 anni di onorata reggenza, alla Bona toccò mollare il regno e andare in pensione nel castello di Mâcon, che pensa un po' non era nemmeno a vista lago. Ma per tornare a Chillon, lo sai che questo castello è stato dipinto molte volte anche da Gustave Courbet? Per forza! Il Gustavo ha passato gli ultimi anni della sua vita in questa zona dopo essere fuggito dalla Francia. Ma perché era fuggito se in patria era famoso e apprezzato? Perché aveva fatto un casino durante i mesi della Comune di Parigi. Gli avevano dato il posto di assessore all'istruzione pubblica e lui lo usò per caldeggiare e ottenere l'abbattimento della colonna di Place Vendôme, quella che aveva fatto erigere Napoleone con i cannoni presi ai nemici, perché... La colonna Vendôme è un monumento privo di ogni valore artistico e tende a perpetuare con il suo significato idee di guerra e di conquista respinte dal sentimento di una nazione repubblicana. Dopo la fine della Comune fu arrestato per essersi reso complice di quello scempio. Se la cavò con 6 mesi di reclusione e una multa stratosferica, ma pagabile a rate, che sarebbe servita per la ricostruzione della colonna. Leggermente timoroso che i suoi compatrioti cambiassero idea e lo sbattessero di nuovo in galera, il Gustavo fece su baracche e burattini e si trasferì rapidamente in Svizzera, dove si divertì a dipingere ripetutamente il castello di Chillon tra un bicchiere e l'altro. Bevi e dipingi oggi, bevi e dipingi domani, bevi e ribevi dopodomani, ci lasciò le piume a causa della cirrosi epatica e a noi rimangono i suoi quadri del castello. Come avete potuto constatare con i vostri occhi, il castello di Chillon è davvero spettacolare. E ricollegandoci a quello che dicevamo a inizio video, anche in questo caso nessuna color correction. È vero, però c'è una cosa che un po' così mi è mancata. Non siamo riusciti a fare un giro in battello sul lago. Sarebbe stato spettacolare, soprattutto al tramonto, con gli sluccichi sull'acqua. Gli sluccichi? I sluccichi! Mi piacciono gli sluccichi.
Però la vera protagonista sarebbe stata comunque la fonduta. Ha ragione. Ci sono dei pacchetti chiamati Veduta con fonduta in cui potete fare un giro in battello e intanto mangiare. Quello sarebbe stato veramente divertente. Per questo e altri consigli di viaggio poco seri, come sempre, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e magari date un'occhiata anche ai nostri social. Ciao!